Rieccoci tornati. Oggi siamo qui perché dedichiamo la puntata a parlare di alcune opere scritte di grande importanza e che sicuramente non verranno mai studiate all'università, non entreranno mai nel mondo accademico e diciamo in sostanza che ogni istituzione connessa al mondo della cultura queste opere tende a dimenticarle, tende a far finta che non esistano, tende a sorpassarle, non so per quale motivo, ma evidentemente il contenuto, non si può mettere in discussione la realtà universitaria e i contenuti di queste opere risultano essere o moralmente scandalosi o in contrasto con gli attuali valori, tra virgolette, perché la società di oggi non ha valori. Comunque queste opere vengono assolutamente dimenticate, molti non sanno neanche che esistano, ma io li reputo queste quattro opere che vi farò vedere, secondo me, a mio parere, sono quattro capolavori indiscussi del pensiero. Non voglio star qui a sottolineare, a indicare l'uno come opera filosofica, quell'altro come opera letteraria, perché non può essere ridotto, veramente la complessità di questi testi non può essere ricondotta a un unico ambito di analisi. Allora, innanzitutto le prime due opere di cui voglio parlare sono relative allo stesso autore, anche qui un autore che non viene mai studiato, un autore che sembra non esista, che però non è neanche troppo antico, diciamo, anzi è parecchio recente, eppure non viene studiato. Vi leggo la sua ovviamente questa è una riedizione del 2016. Io ho cercato per tanti anni, sarà almeno 10 anni che cerco l'edizione originale, perché questa è un'opera che è stata scritta riesco a trovarla, comunque è di parecchi anni fa, adesso sto guardando, è un'opera del 1970, cioè quindi è stato pubblicato nel 1970, ma era stato scritto ben prima, perché almeno, non voglio dire cavolate, ma almeno 10 anni, almeno o 20 anni prima, appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, ed è la distruzione appunto di Dante Virgili, e poi è stato ripubblicato nel 2003 dalla casa editrice Pequod, che è anche quella che ha fatto un DVD appunto su questa opera, e ben fatto secondo me, assai raro, che ho ritrovato con molta difficoltà. Poi è stato ripubblicato dall'Off Topic nel 2015 e nel 2016 dai Saggiatori, e per farvi capire quanti anni ci sono voluti affinché quest'opera potesse come minimo essere appunto pubblicata alla massa in modo più, perché le pubblicazioni precedenti sono state molto limitate. Vi leggo la sua biografia perché è interessante, perché appunto Dante Virgili è nato nel 1928, è morto nel 1992, scrisse 2 libri, La distruzione e Metodo della sopravvivenza. Di lui non esiste nemmeno una fotografia. Tutto qua, questo è tutto qua. Ovviamente sia guardando il DVD che avendo una minima conoscenza del panorama culturale del periodo è possibile reperire più informazioni sulla vita di questa persona, però già il fatto che nelle sue pubblicazioni la biografia sia così streminzita e sia così misteriosa sottolinea l'importanza del personaggio.
almeno l'unicità, e noi parliamo in questo canale appunto dell'unicità, dell'autenticità, proprio capita in modo corretto questa opera. Invece guardiamo l'altra un attimo, l'altra opera, qui addirittura la biografia non si dice niente, c'è una prefazione, bellissime le citazioni iniziali, perché adesso non vorrei sbagliarmi a pronunciare in francese, di Victor Hugo, l'élève c'est le beau, cioè il laido è il bello, e già qui un certo Tailad, non so chi sia assolutamente, scusatemi davvero l'ignoranza se pronuncio male eccetera, perché non li conosco. Che importano le vittime se il gesto è stato bello? Poi c'è Garibaldi, finché ci sarà un tiranno avremo sempre un culto per te, o santa carabina. E infine c'è Dino Campana, idolo nel mio sangue di cristiano, sento la vertigine colare, idolo, il fuoco della distruzione, e ecco il riferimento, mi prende sulla vostra testa mozza, idolo, il vostro sangue pagano, paradisiaco io beverò. E niente, io posso riassumere un po' così in modo sintetico, io non voglio assolutamente dirvi niente di queste opere, diciamo qualcos'altro sull'autore, si può reperire online queste informazioni. Comunque è nato a Bologna nel 1928, è morto nel 1992 a Milano, stato scrittore italiano, fu autore di libri per ragazzi pubblicati sotto vari pseudonimi, e questa cosa è inquietante, perché se chissà cosa ha scritto per i ragazzi, non si sa, visto che ha usato dei pseudonimi, però perché adesso se leggiamo se conoscete già chi è vi renderete conto che è una cosa inquietante, perché adesso vedrete. Fu nemico dichiarato dal mondo uscito dalla seconda guerra mondiale, a suo avviso dominato dalla cultura e dal potere ebraici, nonché nostalgico del nazionalsocialismo, di cui fornisce una lettura fortemente improntata a un nichilismo radicale impregnato di sadismo. E eccoci tornati. Oggi siamo qui perché dedichiamo la puntata a parlare di alcune opere scritte di grande importanza e che sicuramente non verranno mai studiate all'università, non entreranno mai nel mondo accademico, e diciamo in sostanza che ogni istituzione connessa al mondo della cultura queste opere tende a dimenticarle, tende a far finta che non esistano, tende a sorpassarle, non so per quale motivo, ma evidentemente il contenuto, non si può mettere in discussione la realtà universitaria, e i contenuti di queste opere risultano essere o moralmente scandalosi o in contrasto con gli attuali valori, tra virgolette, perché la società di oggi non ha valori. Comunque queste opere vengono assolutamente dimenticate, molti non sanno neanche che esistano, ma io li reputo, queste quattro opere che vi farò vedere, secondo me, a mio parere, sono quattro capolavori indiscussi del pensiero. Non voglio star qui a sottolineare, a indicare l'uno come opera filosofica, quell'altro come opera letteraria, perché non può essere ridotto. Veramente la complessità di questi testi non può essere ricondotta a un unico ambito di analisi. Allora, innanzitutto le prime due opere di cui voglio parlare sono relative allo stesso autore, anche qui un autore che non viene mai studiato, un autore che sembra non esista, che però non è neanche troppo antico, diciamo, anzi è parecchio recente, eppure non viene studiato. Vi leggo la sua
Ovviamente questa è una riedizione del 2016. Io ho cercato per tanti anni, sarà almeno 10 anni che cerco l'edizione originale, perché questa è un'opera che è stata scritta nel... riesco a trovarla, comunque è di parecchi anni fa, adesso sto guardando, è un'opera del 1970, cioè, quindi è stato pubblicato nel 1970, ma era stato scritto ben prima, perché almeno, non voglio dire cavolate, ma almeno 10 anni, almeno o 20 anni prima, appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, ed è la distruzione appunto di Dante Virgili. E poi è stato ripubblicato nel 2003 dalla casa editrice Packwood, che è anche quella che ha fatto un DVD appunto su questa opera, e ben fatto secondo me, assai raro, che ho ritrovato con molta difficoltà. Poi è stato ripubblicato dall'Off Topic nel 2015 e nel 2016 dai Saggiatori. E cioè, per farvi capire quanti anni ci sono voluti affinché quest'opera potesse come minimo essere appunto pubblicata alla massa in modo più, perché le pubblicazioni precedenti sono state molto limitate. E vi leggo la sua biografia perché è interessante, perché appunto Dante Virgili è nato nel 1928, è morto nel 1992, scrisse 2 libri, La distruzione e Metodo della sopravvivenza. Di lui non esiste nemmeno una fotografia. Cioè, tutto qua, cioè questo è tutto qua. Ovviamente sia guardando il DVD che avendo una minima conoscenza del panorama culturale del periodo è possibile reperire più informazioni sulla vita di questa persona, però già il fatto che nelle sue pubblicazioni la biografia sia così streminzita e sia così misteriosa sottolinea l'importanza del personaggio, almeno l'unicità, e noi parliamo in questo canale appunto dell'unicità, dell'autenticità, proprio capita in modo corretto questa opera. Invece guardiamo l'altra opera, qui addirittura la biografia non si dice niente. La sua rimane, dice Saviano, la sua rimane una scrittura privata, forse adatta esclusivamente a un unico lettore, che dopo averla letta dovrebbe distruggerla o farsi distruggere. Vi leggo le 2 citazioni iniziali. Noi proclameremo la distruzione, perché ancora una volta questa piccola idea così affascinante verrà un tale sconquasso come il mondo non l'ha finora veduto. Dostoevskij, Demon. La prima promessa dell'era atomica è che essa può tradurre i nostri incubi in realtà. È diviso appunto in giorni della settimana, come vedete, sabato, e poi il testo volevo farvi vedere appunto abbastanza irregolare. Ecco, guardate queste 2 pagine, se voi ci fate attenzione ricorda molto anche Waiting for Godot, nel senso che ci sono questi monologhi senza punti, senza punteggiatura, che raggiungono un'immediatezza che sembra impossibile, e che io penso ci sia riuscito soltanto Joyce a raggiungere questa immediatezza, come diceva già Carmelo Bene, una cosa incredibile, è il pensiero puro. Vediamo appunto questa sua frustrazione nei confronti delle donne che sfociano in violenza totale, si immagina queste catastrofi atomiche, cioè come inizia: chi sono io, perché sono qui? Unica frase, senza punti di domanda. Chi sono io? Si sottolinea la domanda essenzialistica, perché sono qui la domanda finalistica, che c'è solo queste domande non hanno risposta nella nostra esistenza.
Citazione di Nietzsche, il senso della colpa, il gusto del rimorso spesso illuso, fisso il muro, ripugnanti, vituperati anche da Nietzsche, la coscienza è una mutilazione. Guardate, è veramente una cosa incredibile, vi leggerò ancora qualcosa. Questo è assolutamente da leggere. Gli effetti genetici non mi interessano. Quali sono i danni ereditari delle radiazioni nucleari? Sono proiettati in un futuro remoto. Gli effetti genetici non mi interessano. Io non ci sarò più. Dopo una parvenza di vita sarebbe potuto andare diversamente, marcisco nella terra. La sorte di un'umanità sopravvissuta fra 50 anni sfugge al mio pensiero. Ciò che conta è ora. Domani. I 3/4 dei morti sono provocati dall'effetto meccanico e termico delle esplosioni, lo so. E a quello immediato di intense radiazioni. Mi basta. 50.000 pererono in un'ora ad Amburgo, in un solo bombardamento, al fosforo. Si trovano entro il raggio di distruzione totale. Anche Roma, ora in mano a questa trista genia di democristi e a quelle lugubri sottane il nero esercito cattolico. E poi c'era proprio una descrizione incredibile appunto degli effetti del... Qui ci sono delle giustificazioni alla hit, appunto. Il suolo appartiene a chi lo conquista e il diritto è un'invenzione umana. Dio non conosce che la forza. Ma che era Dio per lui? Il dominio delle leggi naturali dell'universo non poteva essere altro. O l'uomo stesso Dio in potenza? Niente di angusto e di meschino, disse fin dal principio, bisogna vedere le cose in grande. Riesco a trovare quella citazione appunto incredibile, cioè quell'espressione incredibile che veramente si vede qualcosa che così c'è veramente l'odio puro. Non riesco a trovarlo. Niente. Non è importante perché così non vi tolgo, così viene voglia di leggerlo anche voi. Domenica, niente. Se vi chiedete appunto perché non taglio, perché io sono tutto reale, io faccio tutto in diretta. Di questo invece non vi dico assolutamente niente, vi dico soltanto che in teoria dopo ognuno ha l'impressione che ha. A me sembra ancora più radicale dell'altro, sembra ancora più esagerato, davvero. Se siete interessati, acquistateli o scaricateli, non so cosa dire, perché tanto non pensiate che i soldi vadano all'autore, va alla burocrazia parassitica che ci sta dietro. Mi dice Carmelo, va appunto a questi, come diceva appunto Carmelo Bene, riprendendo già Nietzsche, che però Carmelo Bene è stato meno gentile di Nietzsche, perché Carmelo Bene giustamente dice: mi sono stancato 100 anni più di Nietzsche, e già Nietzsche diceva che il critico è
è il parassita che va a cercare domicilio, va a cercare un letto presso il domicilio altrui. Quindi questa è gente che campa, quella di oggi. Quando voi pagate questi libri fate campare della gente che a livello creativo non vale niente, che sono soltanto stati capaci di criticarlo e demonizzarlo quando era in vita e non considerarla questa come arte. Adesso invece ci fanno un buco di soldi. Ecco, quindi se non lo volete comprare non comprate, basta che lo leggete in qualche modo. Poi vabbè, passiamo alle altre due. Opera monumentale, i quaderni di Cioran. Questa raccolta di aforismi, appunto, di questi suoi quaderni intimi. Vi dico qualcosa su Cioran. Cioran è questo influentissimo filosofo che non viene mai studiato, questo filosofo rumeno che io non so cosa dire, io non vi dico niente perché trovate tutto, vi dico soltanto qualche cosa, non voglio far durare questo video troppo, però vi do gli spunti per poter ognuno poi esprimere la propria creatività in modo originale e come può. Questo ottimismo tragico che non diciamo che è pessimismo, per l'amore del cielo. Qui per esempio demolizioni totali della storia della filosofia, per esempio, per far capire quanto sono cazzate quelle che si studiano all'università o a scuola. Vi lascio capire a voi chi sta criticando, è ben chiaro. Il mio scetticismo è inseparabile dallo smarrimento. Non ho mai capito come si possa dubitare per metodo. Ovviamente Descartes, sta criticando Descartes. Ho coltivato troppo il sentire a scapito dell'esprimere, sono vissuto per la parola e così ho sacrificato il dire, tanti anni, tutta una vita, e neanche un verso. C'è questa ironia veramente... Alcune sono davvero illuminanti. La notte mi circola nelle vene. Un'opera monumentale ovviamente questa, ma il bello è che si può leggere così, in modo non sistematico, a differenza perché la filosofia non è sistematica. Tutti i filosofi sistematici non sono filosofi. Nonostante il mio orrore delle malattie dei malati, non riesco comunque a prendere sul serio uno che stia bene. Questa è bellissima. Ogni attività consapevole intralcia la vita, spontaneità e lucidità sono incompatibili. Appena è oggetto d'attenzione, ogni atto essenzialmente vitale viene compiuto a fatica e si lascia dietro un senso di insoddisfazione. È quello che capita sempre a me. Rispetto ai fenomeni della vita, la mente ha il ruolo del guastafeste. L'incoscienza è lo stato naturale della vita, quello in cui si sente a suo agio, prospera e conosce il benefico sonno della crescita. Non appena si sveglia e soprattutto quando è in allerta, essa diventa affannosa e oppressa e comincia a languire. All'infuori dell'istante tutto è menzogna. So che tutto è irreale, ma non so come dimostrarlo. Nessuno in Occidente osa parlare, dandolo per scontato, dell'abisso della nascita, espressione che ritorna spesso negli scritti buddisti, eppure la nascita è proprio un abisso, un baratro.
io non voglio commentare più di tanto, dico soltanto che appunto qui si vede la vertiginosa lucidità che guasta la vita, cioè proprio l'ansia, la mancanza di sonno della ragione che sfocia in questa lucidità abissale che distrugge la vita, che rende infelice, che rende proprio il tormento della coscienza, appunto come diceva già Dante Virgilio, la coscienza che è limitazione, come diceva già Nietzsche, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente questa vertiginosa lucidità. Perché la lucidità totale è nulla. Non si guadagnano soldi se non a prezzo dell'onore. È il testo che parla, è il filosofo che parla, io non devo parlare, io sono solo il mezzo per riferirlo a voi, quindi è per questo che non dico poco. Riuscire ad abolire il pubblico, a farne a meno, a non contar su nessuno, a ingoiare l'universo. E l'ultima, niente inaridisce uno scrittore quanto la ricerca della perfezione. Per produrle bisogna lasciarsi andare alla propria natura, abbandonarsi, ascoltare le proprie voci, eliminare la censura dell'ironia o del buon gusto. Direi. Questa è incredibile. Vivere significa venire a patti. Chiunque non muoia di fame è sospetto. L'ultima, che la citiamo non tanto per il contenuto quanto per lo stile, per l'incredibile polilinguismo, plurilinguismo, pluristilismo, i fiori del male, il mal dei fiori di Carmelo Bene. Questa opera incredibile, monumentale, del 2000, pubblicata nel 2000, e Carmelo Bene è stato acclamato come poeta dell'impossibile dopo aver scritto questa cosa, dalla fondazione Schlesinger, che guardate caso è stata istituita dal nostro Eugenio Montale, il Vate nazionale. E niente, il concetto principale che diceva Carmelo Bene è: non si può che confermarsi stranieri nella propria lingua. Il plurilinguismo, crogiuolo di idioletti, arcaismi, neologismi di che trabocca il poema, è il contrario di un'accademia di scuola interpreti. È nomadismo, divagazione, digressione, chiosa, plurivalenza, eccetera. Il testo intentato deve essere smentito, travolto dall'atto, cioè depensato. Ecco, e questo è il concetto appunto del depensamento. Nel mal di questi fiori si fa sempre più solare il fatto che laddove il tutto possa sembrare una eruzione vulcanica è invece somma sottrattiva che mediante le più svariate soluzioni chimico-linguistiche via via si svuota. Dialetto salentino, dialetto toscano, lingua francese, c'è di tutto, c'è qua dentro. C'è di tutto. Vi leggo solo qualcosa, ma anche solo i titoli, guardate, i titoli, già solo i titoli. L'introduzione di Nietzsche, appunto, questa citazione di Nietzsche. Ma questo non è un libro, che sarà mai un libro, bara e sudario. Questa è una volontà, una promessa, un ultimo tagliare i ponti, un vento dal mare, un levar l'acqua. L'innovazione totale. Questo mi piace un sacco, il mio concetto appunto del fare figli. Procreare non è dar vista ai ciechi, è destare al tepore perfido di un istante un filo d'erba.
che non è per lasciarlo appassire, insomigliar fine sua immediata al nostrano vanire dell'amore. Ci sono dei titoli, vi leggo soltanto un titolo o due. Insanguine calvaria rubro mare fucina della mente, anatomia 8 tra parentesi. Anzi che fotta il cor del corp mel dice. Davvero, cioè. Seros de lun che duon l'appuntamento. Ai nu parle mudosce marammie, non ho assolutamente idea. Non ho niente da dire. Spero che questa puntata vi abbia scardinato, vi abbia sconvolto davvero, perché è così. Cioè, questo è l'effetto, questo è l'obiettivo. Non c'era niente da dire in questa puntata, non c'era niente da capire, però l'importante è che siate sconvolti, perché io lo sono. Ciao.